Seconda sessione di Patrizia. Ciao Monica al buio. Ciao. Monica, come potete vedere dalla luce sulla parete, è in galera. Sopra la cella. Va bene. Ricostruiamo la nostra calma. Conto adesso da 5 a 1 e ti connetti nuovamente a Patrizia, di cui abbiamo sentito i punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi mostra, diciamo, un'immagine simbolica. È una pianta grassa con moltissime spine, ma con in cima un bulbo di un fiore che vedo che spinge per sbocciare. Ok, vediamo subito la vibrazione. Non è passato moltissimo dalla prima sessione, ma non sono cambiate molte cose. Vibrazione. 19 miliardi. Consapevolezza. 170%. PS. 43. Vite precedenti. 1797. Cervello. 9,6. Beh, vibrazione, consapevolezza e capacità medianiche sono molto alte. Ci sono delle interferenze eteriche. Vedo una specie di balena, però mi appare non in maniera costante, cioè la vedo in alcuni momenti ben definita, in altri momenti con una consistenza un po' gelatinosa, trasparente. Però io la colloco nel secondo universo, questa balena. Poi? Un felinoide altrettanto non ben definito, come se apparisse e scomparisse. Poi? È un EDL. Ok, mentali. Ne vedo una. Si chiama Dilemmi. Dilemmi. Che livello? Tendenzialmente 2, a volte 3, ma più 2. È un sottofondo costante di interrogativi accompagnati da sensi di colpa, da preoccupazioni, da sconforto. Proprio un tentativo, no? Di cercare delle soluzioni e non sapendo che strada prendere. Faccio così o faccio cosà? E trovarsi poi che quasi nessuna soluzione sarebbe valida per risolvere il problema e per andare a fondo nella questione. Ok, se Patrizia non fosse qui oggi, proiettiamoci tra un anno, Monica, con queste condizioni. Come sarebbe l'area entità mentali? Ma comunque avendo fatto la prima sessione, Certo, sì, sì. sì, a catena ne chiamerebbe un'altra, credo, di depressione.
Ok, e di Lemmy a quanto salirebbe o scenderebbe, se c'è ancora? Nel tempo che cresce diventa, fa così, no? 3, 4, 5 e poi quando raggiunge il livello 4-5 viene fuori depressione. E la balena e il felinoide si delineano? Diventano più netti, costanti. Vedo anche un falconiforme. E di L sempre 1? Boh, 3. Da. Bene, impianti attuali e stessa domanda, impianti tra un anno se lei non stesse facendo adesso la sua seconda sessione. Allora, praticamente vedo come una specie di termometro, quelli che servono per prendere la temperatura quando si ha la febbre, no? Glielo vedo come appoggiato sulla fronte, no? Così, in lunghezza. Se vedo tra un anno, ne vedo diversi di termometri così, però infilati all'interno della testa. A cosa serve quello di adesso? È come allora, misurare la temperatura barra temperamento. Ed è quello che sia le genera le vampate, sia le genera anche delle alterazioni umorali, che però adesso appunto io le vedo molto più calmierate, che la portano a delle esplosioni, che magari non diresti, perché noi l'abbiamo vista come una donna estremamente tranquilla, affabile, no? Mhm. Però proprio raggiungendo questo vissuto di incomprensione la porta all'esplosione, quindi vedo proprio la temperatura che si alza, ok? Mhm. Quindi raggiunge proprio dei livelli in cui c'è una sorta di ribollire interiore, quindi accompagnato da rabbia, da sfoghi, da dire anche cose spiacevoli, che poi hanno delle conseguenze pesanti. I litigi con i vicini. Con il mondo, con chiunque, sì. Ok, quando dopo la prima sessione sono tornate tutte queste cose? Allora, noi siamo partiti, no, in quella sessione lì, da una situazione veramente molto pesante, Mhm. molto complicata, articolata, dove è indubbio che la scelta di vita di Patrizia non è affatto semplice, perché è proprio greve, ok? Costellata da situazioni davvero oscure. Mhm. Questa è una scelta di vita che da un lato, no, può sembrare tremenda, però dall'altra, come spesso abbiamo detto, è una vita che può offrire una quantità di occasioni altrettanto incredibili. Però era veramente tanto densa, complessa, buia, ok? Quindi non era così facile ehm, scioglierla in un'unica sessione. Mhm. Non mi sorprende questa seconda sessione, anche se vedo che di benefici ce ne sono stati molti. Cioè io la Perfetto. sento più leggera rispetto Le, all'altra volta. le sta annuendo. Va Mm. bene, cinema. Marito. Meglio anche il sonno, va meglio, eh. Iniziamo col marito. Allora, il marito viene come se mi volesse far vedere la fede al dito. Mhm. Ecco, vedo che mi mette in primo piano l'attenzione su questo, che lui sta cercando di essere un buon marito per quello che gli è possibile.
Sì, viene. Amante di lui? Sì. Viene? Sì, però la differenza è che lui è seduto e lei è in piedi dietro di lui. Perché non si siede? Sai che sceglie di sedersi molto più avanti rispetto a lui? Cioè lui lo vedo qualcosa tipo in terz'ultima fila, lei più avanti. Ok, lei viene per se stessa, Sì. non per impicciarsi della vita degli altri. Mm? È venuta, cioè, lei non sa bene qual è il suo posto, no? Però io vedo che, cioè, lei ha voglia di comprendere qualcosa in più. Fratello in vita. Dall'altra parte, quasi come se non si sentisse di appartenere alla famiglia. Mm. Sempre nel cinema, ma dall'altra parte in fondo. Figlio e moglie del figlio, compagna del figlio. Allora, la moglie del figlio è come se non mi risultasse con un'immagine costante, cioè a tratti la vedo donna, a tratti la vedo tipo Cerbero. Sei proprio il guardiano Ah, severo, cattivo, mostruoso, no? Della propria famiglia. Va a intermittenza. Ma viene? Sì, sì. Lui e lei vengono? E il figlio. E il figlio. Sì, sì. È il figlio di lui. Di C'è un loro, sì, sì. nipote. C'è un nipote, Esatto. no? Uno. Due. Ok. Due Però, nipoti. Ne viene ma uno? sì, perché ma, loro due hanno due figli? Mm-mm. Non mi dire che uno dei figli non è del... non è figlio del padre. Non è vero. Non è No, ma vero. aspetta, no, non lo so il Cioè, motivo per cui c'è viene però ha uno. fatto un figlio con un altro. Noi ridiamo, ma dovremmo piangere. Ti viene uno, va bene, l'altro dov'è? Aspetta un attimo, maschi, femmine, due maschi. Sì, due Chiedo. maschi. No, Ok. chiedo. No, aspetta, Patrizia, due maschi? No, e i figli di tuo figlio. No, due femmine. Due femmine, sì, due femmine. Beh, non è così importante, però. È So. venuta una bambina, la grande o la piccola? Cioè, tra l'altro, boh, non lo so perché c'è qualcosa di sfasato, perché comunque a me viene un maschio, non mi vengono due femmine, io non so il motivo. Mm. Boh, poi Fai magari se lo così, capiamo, Patrizia. Scrivimi in un cartello, in un viene un foglio, quello maschio. che mi vuoi dire, perché così dal telefono non riesci. Perché lei ha capito, ma io non ho capito cosa ha capito. Lei ha capito? Ah. Sì, lei ha fatto, ah, maschio abortito. Beh, nel Cioè, cinema no. beh, però boh, a me è venuto un maschio. Mi è venuto un maschio e non mi vengono le due bambine. Vabbè, le bambine Mm, non vengono. È non lo venuto so, un bambino, non sappiamo chi è. Va bene un così. Poi maschietto, il sì. cinema, ricordatevi, è sempre accessorio. Non aspettatevi dei cambiamenti eclatanti in persone che sono venute nel cinema, magari anche molto interessate. Se non si fanno le sessioni, se non lavorano con un mentale, se non fanno un percorso, se non fanno un lavoro. Cioè guarda, io dico che questa donna è molto particolare, no? Ed è anche una che, non so come spiegarti, un po' che crea degli inganni, no? Ed è come se mi avesse lasciato a casa le figlie, forse mi ha portato questo.
che in qualche modo comunque è suo figlio, no? Cioè, ma non lo è più. Beh, è molto strana questa donna, non Ma so. le figlie non devono venire perché le porta la madre, le figlie devono venire se vogliono venire perché hanno dentro un'anima che può decidere di muoversi come pare all'anima. Ma guarda te se adesso le figlie vengono nascoste da Cerbero, ma cosa me ne frega a me di Cerbero? Sveglia, figlie, sveglia. O vengono per Sì, se perché sono un stesse, po' vattate, tenute, non so, quindi non vengono. Va bene, in basta. una bolla che al momento così. Va bene. Apriamo di nuovo il portale aureo. Questa volta possono anche fare capolino parenti di Patrizia che sono già lì dentro, perché vorrei chiamare come disincarnato il fratello che non c'è più di Patrizia in primis e il padre in secundis. Sì, in questa linea maschile mi viene sia il padre, sia il fratello, sia il nonno, intendendo come il padre del padre, no? Nonno paterno. Questi tre uomini arrivano. Mhm. Mm. Come se fossero collegati, no? Me li fa vedere quasi collegati da una linea nera. Massoneria? Ma allora, per quello che mi è dato di vedere, sì, il nonno aveva avuto dei contatti con la massoneria, poi ha fatto dei passi indietro e quando lui ha esternato di voler fare dei passi indietro, gli sono state profilate delle minacce. Mhm. E vedo che questo ha avuto poi una ripercussione, ok? Sia sul figlio che sul nipote, nonché fratello di Patrizia, ma in generale sulla sua famiglia, perché sulla stessa Patrizia. Cioè proprio c'è questo intreccio qua tra, dunque io vedo vari elementi mm, che sono la magia, la Chiesa, il potere politico-economico, che si mescolano, fanno una sorta di cassa di risonanza fra di loro. E il nonno aveva scelto di poter in qualche modo migliorare la propria posizione, tutto quanto, e quindi si era rivolto alla massoneria, ma a un certo punto gli sembrava che fosse troppo per lui, e solo che non è stato ben accolto il fatto che lui volesse mollare. E più che mollare era come se lui dicesse dei no su alcune cose. Non riusciva a retrocedere del tutto, però si sottraeva delle cose. E vedo che questo ha creato proprio tutta una serie di problemi all'interno della famiglia. Lui è disincarnato, il nonno? O è nel Il- il- portale aureo? ehm, allora, questi personaggi che abbiamo citato erano già tutti entrati nel portale aureo, Ok. però hanno capito la necessità di chiarezza che sta tormentando Patrizia, perché Patrizia vuole avere delle risposte, no? Per capire come mai la sua vita è così tormentata e non riesce ad avere amore, non riesce ad avere unione nella sua vita. Mhm. Mh. E quindi vedo che, è come se, ci fosse una disponibilità da parte loro, nel chiarire alcune cose, alcune dinamiche. La nonna paterna, morta per un colpo di pistola. Perché qui mi dà 2 versioni. Da una parte vergogna, mi dice, però dall'altra,
è come se fosse vergogna più sacrificio. Perché comunque, non in maniera diretta come il marito, ma anche lei era dentro questa dinamica qua. Una dinamica che era diventata ovviamente di esoterismo, ad un certo livello. Pratiche proprio, esoteriche. La nonna. Ma in realtà io vedo che tutta la famiglia di Patrizia è stata coinvolta in pratiche esoteriche, poi qualcuno le ha praticate direttamente. La nonna sì, le ha praticate, ma poche volte, vedo, perché poi era come se non fosse nelle sue corde, ma l'ha fatto. E invece altri componenti della famiglia hanno subito. C'è molto esoterismo in tutta la famiglia. Va bene. Nel cinema chiamiamo anche tutto il paese di Patrizia. Sì. Con mezzo paese lei ha litigato. Molti mi arrivano come spaventati, no? Proprio con la mano davanti alla bocca, un po' tremanti, che li puoi terrorizzare con veramente poco. Quasi ancora, non so come dirti, ancorati a, insomma, a un'ignoranza un po' basica. Cioè, esoterismo, questa ignoranza. E poca consapevolezza, tendenza ad essere assoggettati, manipolati, persone che delegano agli altri le proprie decisioni, molto diversi dall'essenza più intima di Patrizia, perché invece Patrizia è molto più ribelle. Va Cioè bene, c'è proprio una compatibilità energetica, devo vengono dire. solo quelli che si vogliono migliorare. Sì. Diciamo che fra i suoi dilemmi io vedo che Patrizia aveva anche quello di cambiare città, perché tanti sono gli interrogativi che hanno tormentato e che tormentano quotidianamente Patrizia, tra cui anche questo. Cioè quasi a un certo punto mollo tutto, no? Rifaccio da zero. Che non è una brutta idea. Va bene, fissazione di non essere amata, l'abbiamo visto. Però perché fissazione? La fissa, lei dice. Ma non è l'unica della famiglia che vive questa situazione. Perché allora, lei ce l'ha e ha ovviamente una serie di elementi che lo convalidano, ok? Io, il marito, non so, vabbè, tanto un pochino ne abbiamo parlato, no? Mhm. Io vedo che lui aveva provato un sentimento per quest'altra donna e che comunque si sforza di stare nel ruolo del marito, ok? Però uh, io non lo so se loro possono ancora provare amore l'uno per l'altro. Cioè io penso che Patrizia, mi spiace dirlo così, no? Un po' bruscamente, però lei possa possa rifarsi una vita con un altro uomo, dove si imposterebbe proprio il rapporto in una maniera diversa, perché mi Perché? dispiace dire certe Mhm. cose, ma Perché qua il fiume è finito in secca, non c'è più sono acqua. stati raggiunti dei livelli che dentro Patrizia hanno lavorato in profondità di mancanza di rispetto,
Cioè, c'è proprio, non so come spiegarti, sai quando varchi una certa soglia, no? Mm. Cioè, questo uomo perché sta con lei? Per il piatto di Perché? minestra? No, 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 no. Cioè, è come se lui considerasse importante la promessa che ha fatto. Di Ecco. matrimonio. Sì, 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 perché la prima Però, cosa che mi ha fatto vedere è la fede. però, si fa la vita da un'altra parte. Allora è vero che lui ha cercato di sospendere, no, questa relazione, però è come se io lo vedessi, cioè no, io Vabbè, non so noi non siamo spiegarmi, comunque io non lo qua, vedo più con lei sentimentalmente, no? noi non diamo Capisci? comunque, diciamo, consigli a No, nessuno, no, 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 però possiamo assolutamente. chiedere, posso chiederti in eterico se c'è una anima gemella, una fiamma Ma scusa, lei presente. mi dà che tipo tra le sue conoscenze c'è un uomo con cui lei potrebbe avere un'affinità e creare qualcosa? Come lo vedo in staccato potenza, cioè come una cosa che potrebbe crescere sempre di più, sempre di più, sempre di più, ma che lei non porta avanti perché comunque eh, cioè lei è anche un po', io vedo un po' incatenata, no? Casa, marito, ma io vedo che è una persona che lei conosce direttamente. Patrizia, ti viene in mente qualcuno? Sì. Puoi scrivermi, Cioè anche non se mi c'è niente scrivi... di male, io dico Sì, solo sì. di liberarsi da questa roba perché potrebbe essere, io penso, forse il legame più importante che lei non ha mai avuto nella vita. Cioè una persona con cui può parlare davvero. Ma questo uomo, quindi? Eh, O per in me sì. generale? No, no, c'è un uomo specifico. È un amico, ma lei non prova niente. Vabbè, magari non è lui. Dimmi, Monica. No, è un amico ma non prova niente, ci può dire qualcosa in più che così vedo se è lui. Che lei Sì. non prova niente. Mm, allora, aspetta. Lei c'ha tutto questo suo costrutto, ok? È Mhm. come se lei adesso è intenzionata a riunire, a ricomporre quella che per lei è la famiglia, ok? Ma lei in questa vita è chiamata a identificare che cosa davvero può essere una famiglia, ex novo proprio. Ma lui ha Mhm. dei figli? Questo uomo? Eh. No. Lui è solo. No, Vabbè, quello Monica, però stiamo un attimo uscendo un po' dal seminato, come dire. Questa è una fiamma? O un'anima gemella? è un'anima gemella. Un'anima gemella, ok. Il marito è una fiamma o un'anima gemella? No. Cioè, mi dà un livello 1, in alcuni momenti è stato livello 2. Causa esoterica del senso di colpa di non essere una brava mamma. Allora, devo dirti che sì, certo, lei ha questo senso di colpa che si porta dietro dal fatto di ehm, sentirsi lei un po' indegna in generale come persona, devo dire. Lei è facile far scattare i sensi di colpa, dalle cose piccole alle cose più grandi. È vero che il fatto che lei in principio volesse abortire è come una cosa che si porta dietro, che lei non riesce a perdonare a se stessa. Però io vedo che lei in generale ha una grandissima severità nei propri confronti, Mhm. incredibile. Ha una forma di giudizio molto molto forte.
Ed è infatti quella che, no, nell'arco di un anno, se non si facesse questa sessione, avrebbe potuto portarla alla depressione, no? Perché quando lei si pone tutti questi interrogativi, questi dilemmi, è come se gira che ti rigira ritenesse lei di essere la colpevole, lei di essere in difetto. Cioè parte dal identificare delle colpe esterne, no? Ma poi mano a mano che continua in questo suo vortice di pensieri, finisce per responsabilizzare se stessa. Io dico che l'amore lei non ce l'ha perché lei non ha proprio amore per se stessa. E nel momento in cui nasce l'amore per se stessa, io vedo proprio si ribalta completamente la situazione. In cosa? Cioè, In varie robe, senso di colpa, angoscia. Per esempio, l'amore per quel cane, che poi è stato allontanato dal marito e mandato in un altro posto, si ripropone sotto forma di angoscia. sì, perché lì, non so, c'è anche come una sorta di identificazione, io vedo, fra lei e il cane. Dato via? È come un- un'immedesimazione nel cane, cioè di un qualcuno che mm, è di troppo, ok? Mhm. E, e via, ce ne si libera perché è di troppo, non lo si considera più, non si considerano i suoi sentimenti, quello che può provare, il fatto che può soffrire, no? Perché lei è una persona molto empatica. E poi comunque c'è sempre anche il discorso che lei tende ad attribuire a se stessa le colpe e devo dire che con il marito il problema della dinamica è anche questa, che lei non ha il coraggio di affrontarlo, questo marito, anche quando lui le ha fatto vivere delle situazioni molto pesanti. Mhm. Lei non è riuscita ad andare fino in fondo, ok? Nel confronto con il marito. C'è sempre comunque una specie di blocco. È come mi fa vedere che invece che spezzare una catena, lei fa tipo un saltellino, ok? Per saltare la catena. Ma non Mhm. ha il coraggio di prenderla fra le mani e spezzarla e dire basta. Cioè, Mhm. io non Cioè, sono il più marito serva le a ha questa situazione. fatto in modo che l'amante venisse in casa con scuse varie di lavoro, che però lei sapeva che questa era l'amante. Oggi sei particolarmente schietta. Sì. Perché? Perché sei crudele o perché bisogna che questa cosa finisca con Patrizia? Oggi è arrivato il momento. Sì, It's sì, time. Mm? sì. Perché sai che cosa? Che io vedo veramente tantissime doti e potenzialità in Patrizia e sono proprio dispiaciuta nel vedere questa donna che si sta chiudendo in una casa e in situazioni che sono un miliardesimo della sua meraviglia. Cioè si sta proprio dedicando al poco e alla bruttezza, invece lei è una persona meravigliosa, bellissima. Episodio del Theta Healing. No, ma è andato bene, È andato bene? è andato bene, è andato bene perché comunque la sua PS le ha fatto fare un percorso che è Mhm. stato comunque di scendere in profondità dentro se stessa e poi di allontanarsi. Però poi cosa succede? Che il problema di Patrizia è che non è mai lei che può prendere l'iniziativa, no? Perché Ah, ah, lei è ah. sempre un po' quella che subisce, un po' quella vittima, no? E allora cosa succede? Che è stata il cosiddetto maestro, la maestra, che l'ha abbandonata, perché poi ricorre questa roba dell'abbandono, lei che non è all'altezza, no? Tutta una roba così. Perché fra i suoi dilemmi, tra i suoi interrogativi è io sono all'altezza di, io valgo abbastanza, Mhm. e quindi questa roba si è dovuta concludere che con lei il tempo era sprecato, no? E quindi la maestra aveva di meglio da fare. Però in verità il risvolto è stato positivo,
perché lei si è alleggerita di un fardello. Solo che per come è costituita lei con tutti questi suoi sensi di colpa non riesce a farlo in maniera totale. Oh, mi libero di sto fardello qua, perché vedo che c'erano diverse interferenze, no, in questa maestra, angeli vari proprio a gogo. No, lo deve fare sentendosi lei che c'è qualcosa che non va lei, no? Ed è lei che doveva lasciare il Theta Healing di questa qua, che poi l'ha lasciata dicendo non ho voglia di sprecare la mia luce per te. Mm. Paga la bolletta. Va bene. Causa esoterica se c'è della perdita di capelli, spotting, a volte sì, a volte no, a caso. Non è collegata a motivi apparenti, almeno secondo lei, né alimentazione né ai motivi, e così via. Sono dei momenti in cui è un po' più forte, no? La sua, tra virgolette, disperazione, no? Il suo torturarsi con questi interrogativi, con questi dilemmi, anche un po' fustigarsi, ok? E quando diventa particolarmente intensa questa attività mentale, allora lei perde più capelli. Vampate, nonostante non dovrebbero più esserci di fatto. Vampate pesanti, dorme scoperta. Sì, lo vedo proprio collegata a questa sorta di termometro eterico che le fa alzare proprio la temperatura a dismisura, sia da un punto di vista fisico, e quindi questo, no? Le vampate di calore che lei percepisce, ma anche proprio da un punto di vista comportamentale, di temperamento, no? Le fa avere questi accessi di ira, questi sfoghi eh, esagerati, ecco. Dopo la sessione, ogni tanto, a occhi chiusi, a letto, le sembra di essere in un vortice, come se la stanza girasse intorno a lei, ma lei sa che è lei che gira intorno alla stanza, cioè che gira su se stessa come in un vortice. Mi viene un'immagine particolare che è questa balena, sai che schizza l'acqua sopra, in alto, no? Dal buco Mhm. centrale così, ed è come se lei si ritrovasse dentro questa fontanella della balena. E nel ritrovarsi in questa fontanella della balena è come se proprio lei perdesse i suoi punti di riferimento. E nel perdere i suoi punti di riferimento crea proprio questo movimento a vortice, come se fosse una sorta di mulinello, no? Mm. Vedo questo. Ed è quando effettivamente lei lascia più spazio a questa balena, all'interferenza di questa balena. Mal di testa. Mm, è un incessante tormentarsi lei e vedo che lo fa anche con delle questioni del passato che parzialmente potrebbero anche essere superate. Motorino. Sì, ma anche altre, anche cose di più piccola entità, no? A cose che non si perdona, come per esempio la vicenda del cane, Mhm. ecco, i sensi di colpa. È come se lei non si lasciasse mai in pace. Che poi, voglio dire, il cane magari è andato in una casa di contadini, magari è anche contento, vive libero, caccia gli uccellini e i topolini, ed è anche un qualche cosa che si potrebbe verificare se proprio uno ha questo senso di colpa, no? Fondamentalmente però non è il futuro del cane No. il punto, è che lei non ha detto bah, Mm, ha subito questa decisione mm, del marito esatto. che ha allontanato il cane dopo che il cane ha fatto dei danni e ci ha semplicemente sofferto. Mm. Problema alle anche, causa esoterica. Ehm, Me lo dà quasi come se la PS volesse fargli vedere un qualcosa di fisico, ehm,
che la portasse a quest'altra sessione. Come se non bastassero di fatto, no? Tutti questi suoi vissuti mentali e avesse bisogno di un qualcosa di fisico che rappresentava proprio l'incentivo a questa seconda sessione. E infatti sono comparse dopo la sessione e tra l'altro in maniera simmetrica, no? Proprio per rappresentare un qualcosa di curioso che necessariamente attirasse la sua attenzione. La PS, Sì, sì, sì. un messaggio della PS. Sì, sì. Causa esoterica della scarsità di soldi. Ma lì proprio mi viene la parola disamore. Cioè c'è proprio una netta corrispondenza tra il disamore che lei in ultima analisi nutre verso se stessa e il flusso del denaro, che è come in fuga da lei. Vedo che invece nel momento in cui trasforma questo disamore in amore per se stessa, il movimento del denaro si inverte. Quindi da che è in fuga da lei, rimane attratto da lei. Il lavoro che lei deve fare è questo, è la riscoperta dell'amore verso di sé, perché comunque cioè, lei non è che lo deve creare da zero, c'è già, è l'amore per se stessa, solo che è stato seppellito e contaminato da una serie di vicende, di fatti che si sono proprio stratificati nel tempo, ma c'è, io lo vedo che c'è quel nucleo di amore per se stessa. Ed mi fa vedere che lei è come se si guardasse da fuori quando si occupa degli animali. E quando si occupa degli animali è come se riuscisse a diventare quell'osservatrice che dice: mamma mia, ma come amo questa donna che è così amorevole verso gli animali. Che sono io? Sì. Dov'è questo amore per se stessa? Come lo vedi? Dov'è? Io lo vedo in grembo, come se fosse proprio una creatura. Una fiammellina? Sì, sì, esatto, sì, sì. Una creatura? Va bene. Andiamo avanti con questa gravidanza. Creiamo questo amore per se stessa. Sì, è bello perché vedo che si propaga questa fiammella che era un piccolo lumicino, diciamo grosso modo sotto l'ombelico, e vedo che mano a mano è come se si espandesse. Si espande a prendere dapprima tutto il ventre e in particolar modo le zone intime, perché è come se volesse che Patrizia riprenda anche, se mai è accaduto, una vita sessuale appagante. Come se prima dovesse passare dalla sessualità, perché al cuore ci arriva dopo. Lei ha proprio bisogno di ripristinare questo aspetto della sua vita, troppo sacrificato, troppo messo da parte. E vedo appunto che mano a mano si diffonde anche nel retro, verso la schiena, verso il petto, verso il viso. C'è tanto bisogno che tu ti prendi cura di te. Questo figlio nasce. Questo figlio è già nato, sta crescendo. Questo amore per se stessa. Sì, Come lo amore per vedi? se stesso. Me lo fa vedere portandomi l'attenzione al suo sorriso, come se in quel sorriso ci fosse la risposta. Quel sorriso è amore.
non so, quel sorriso non può fare a meno, non può che essere frutto di un amore, l'amore che c'è dentro di te. Non poteva esistere quel sorriso altrimenti. Va Gli bene, animali se ne accorgono della le, gat- potenzialità dell'amore, sì, che lei ha. le gatte. Le gatte, cioè, come se fossero molto molto legate a lei ed è come se avessero molto accusato tutte le difficoltà che lei ha avuto, i cali di frequenza, la sofferenza prolungata. È proprio vero, una sorta di spugna. Abbiamo lasciato ancora i disincarnati a capolino del portale aureo. Sono tutti già dentro? Sì, è come se si fossero affacciati. Quindi In verità sono ancora dentro, sì, nonna paterni, il figlio, quindi il padre di Patrizia, e il fratello. il fratello. Chi vuole lasciare un messaggio? Io direi fratello. Il fratello, infatti dice, avevo perso il controllo di me. Lo vedi che tremavo? E quel controllo che avevo perso del mio corpo era il controllo che avevo perso della mia interiorità, della mia mente, delle mie scelte. Ti ringrazio per quell'ultimo abbraccio che mi hai dato. Mi fa vedere come se effettivamente lui l'avesse percepito fuori contesto, no? Perché lei ha avuto questo slancio di dire ok, gli chiedo scusa e lo abbraccio, mm, mm, mettendo da parte tutto quello che c'è stato. E lui l'ha apprezzato profondamente, in maniera sorprendente, no? Si è lasciato sorprendere da questo abbraccio. Ma ormai i giochi erano fatti per lui, cioè lui aveva deciso così. Molto bene. Lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Per caso nel frattempo nel cinema è arrivato tutto il paese, anche quelli che erano spaventati? Sì, poi c'è qualche famiglia costituita da abbastanza giovani, tra i 30 e i 40 anni, che invece è un po' più evoluta, educa dei figli piccoli mm, e che è più interessata e più sintonizzata con quello che sta succedendo qua dentro al cinema. No, qualche famiglia c'è messa bene, Mhm. eh. Ok, allora è arrivato il momento di eliminare ancora quello che è tornato e di maniera molto più approfondita, visto che non lo sapevamo la volta scorsa che c'è questo passato nella famiglia di Patrizia, di accordi con la massoneria, non di lei direttamente, ma in qualche modo secondo me ci sono degli elementi. Andiamo al cluster a vedere se ci sono innanzitutto questi antichi contratti, se erano stati eliminati inevitabilmente con la vecchia sessione, se no, qual è la situazione, Monica? Sì, mi fa vedere come sotto la mattonella del pavimento era rimasto un foglio, così un Mhm. po' nascosto, un po' subdola questa cosa, ecco. Diciamo che è come se Patrizia mi mostrasse l'esistenza, no, di tante figure, no, dentro la sua famiglia. Alcune figure hanno lasciato questa terra, no? Quindi sono disincarnati, altre sono ancora viventi ed è come se lei si rendesse conto che ci sono tante volontà
intorno a lei, profondamente discordanti. Ed è come se lei stesse riuscendo a trovare una sorta di conciliazione tra quella che è la volontà sua personale, cioè di Patrizia, e le altre volontà, le altre scelte. Ed è come se mi facesse capire: io posso dire di no ai vincoli, ai contratti, ma ho da rispettare le volontà delle altre persone. Ed è come se prendesse quindi le distanze, no? Riuscisse a capire adesso che le cose possono essere disgiunte, ok? Che quindi non è che avendo queste persone intorno a sé significa assimilarne le scelte e le volontà, però necessariamente vanno rispettate, come se lei stesse comprendendo il confine tra queste due cose. E me lo fa proprio capire, perché è lei che va a sollevare la mattonella e a prendere questo foglio qua, che è il contratto, che esprime un po' questo concetto. E lei decide di bruciarlo prima. Lo brucia e vedo che le ceneri di questo foglio bruciato le appoggia sulla mattonella e butta via tutto insieme, ceneri e mattonella, dentro il portale definitivo. Va bene. Creiamo con lei, anzi assistiamo alla sua creazione di un ad eternum. Mi fa vedere che c'ha in grembo un gattino chiaro, una gatta credo, di colore un po' chiaro, e mi fa vedere che crea l'ad eternum tenendola così sul grembo. Sarà un gatto che arriva? Gatto bianco? È chiaro, sì. Com'è come ad eternum, secondo quelle che è la tua esperienza? All'inizio me lo fa solo per metà, un semicerchio, quasi che avesse un po' di timidezza, di insicurezza, no? Mm. Ci mette un po' per completarlo, ma lo completa. Lo completa inizialmente come se fosse bidimensionale, piatto. È come se lei avesse bisogno di un po' di tempo, no? Insomma, comunque è stata una vita molto densa e molto pesante, ed è come se lei quasi non si capacitasse del tutto di essere in grado di avere questo potere, di creare questo ad eternum. E allora è con lentezza che mano a mano lo fa diventare multidimensionale, no? Da che era bidimensionale, ma lo fa. E l'ha fatto alla fine. Sì, sì, sì. Avatar, cosa c'era? Cosa c'è? Come se fosse un dito mozzato. C'è solo un dito mozzato. Sì. Quale dito? Allora, dunque, allora, è l'indice accusatore. Mm. Va bene, via tutto, ad eternum anche qua. Sì, adesso lo fa più rapidamente. Voglio vedere Patrizia mano nella mano con l'amore per se stessa. Sì. Questo essere Patrizia che è cresciuto dentro di lei e che è nato. Mm. E mi fa sempre questa cosa con gradualità, perché all'inizio mi fa vedere che prende per la mano un cartonato di sé, mentre appunto lei è in carne ed ossa, l'amore per se stessa è un cartonato. Però lei poi se ne rende conto da sola,
che non si può fermare a questo. Mhm. Come prima per l'Ad Eternum, che me l'aveva fatto solo parziale, no? E poi l'ha completato. Adesso mano a mano è come se questo cartonato diventasse la donna energia. Ah, bellissimo. Mm, La sua donna energia certo, vuole sì, fondersi con lei, sì, con sì, sì. un caldo abbraccio. Adesso lo sta tenendo per la mano e poi li prende anche l'altra mano, poi vedo che si avvicinano i piedi fra di loro, che c'è sempre questa gradualità. E prende l'iniziativa la donna energia ad abbracciarla, a portarle le braccia al collo, intorno alle spalle. E lei lo accetta questo abbraccio. Molto molto bene. Questa è una bella immagine finale. Vediamo con questa immagine quante sono diminuite le vite, da quasi 1.800 che erano. 1218. Vibrazione, 198 miliardi. mm. Consapevolezza, 208%. percentuale di cervello utilizzata. 10,3. È alta, molto alta. Messaggio finale di se stessa, a se stessa e all'ipotetica futura anima gemella. Ma ha esordito con ma quanto mi piaccio. Mm. Lo dice sorridendo. Mm. Ma sono in gamba. Ho bisogno di un messaggio finale anche pratico. Lei resta sempre a casa a rimuginare e io insisto fino alla morte che è nell'azione, soprattutto nell'azione, nella materia, noi siamo qui per quello, quindi facciamo, che si hanno anche i risultati. Stare a casa a rimuginare è inazione, non azione, è il contrario. Mi mostra lei che è come se andasse a solleticare la sua curiosità. Di che cosa sei curiosa? E mi mostra come a sfogliare delle riviste, questo lo può fare in senso fisico, no? Delle riviste proprio cartacee, o potrebbero essere anche delle riviste da sfogliare online, dove è come se lei andasse a ripescare ciò che le piace, ciò che la incuriosisce, ciò che vuole approfondire. Mhm. Perché vedo che in realtà i suoi interessi potrebbero essere in molte direzioni, che in qualche modo sono collegati alla casa. Ok, quindi possono essere delle attività legate comunque a passioni che nascono per la casa, tipo sia a livello di cucina, sia a livello proprio di realizzazione di cose dentro la casa Mhm. che la potrebbero portare anche a frequentare tipo dei corsi all'esterno o comunque di andare a vedere delle mostre piuttosto che andare a vedere dei negozi per procurarsi del materiale, Mhm. ma questo attiva proprio un altro tipo di energia in lei. E vedo proprio che calma la sua mente. I pensieri iniziano mano a mano a cambiare, a sostituirsi. Non sono più quelli di autoaccusa, i dilemmi, gli interrogativi amletici, diciamo così, no? Ma Mhm. vedo proprio che inizia a pensare a delle cose anche molto pratiche. Cosa mi devo procurare per realizzare quella roba lì? Ed è proprio come vedo le sue cellule
trasformarsi, essere più sorridenti, essere più complici con lei. Sì, dei corsi, degli interessi, delle fiere, dei mercatini, poi attivano delle amicizie, delle conoscenze. Ma sempre all'interno del suo paese o anche all'esterno? Paesi confinanti anche, mi dice. Mhm. Non tanto in là, Mh. Però paesi confinanti, sì. E poi mi fa vedere proprio anche una maggiore disponibilità ad aprirsi e a non sentirsi in colpa per il fatto che, mette in gioco se stessa anche con altre persone, al di fuori della famiglia. Di Lemmy c'è ancora? No, non c'è più, no, no, Felinoide e balena accennati e un IDL? no. Al suo Quelle, posto mi piazza una rosa. bene, quelle siringhe neanche, no? Erano siringhe, giusto? No. Termometri, sì. Termometri. Mh. Battuta finale o immagine finale? Se la battuta è una parola, se l'immagine è un'immagine. Mi piaccio io e mi piace la vita.